Allora, oggi Sì. non c'è Giulio, guarda in camera. Oggi non c'è Giulio. Come non c'è Giulio? Giulio è fuori, è qua dietro. Ah, Giulio sta è là, fuori. è L'abbiamo vero, è cacciato. lì. Perché l'abbiamo cacciato, Danilo? Perché volevamo stare Perché un po'. sono arrivato io. Sei arrivato tu col tuo amplificatore. Sì, col mio Esatto. amplificatore che è il tuo amplificatore. Esatto, Appunto. che è il mio amplificatore e quindi ci hai, come dire, onorato della tua presenza L'onore qui. è mio. L'onore è mio, guarda sempre in No, camera. ma sto guardando te. Lo so, Vabbè, però, guarda in camera. però è più bello Giulio che L'onore sta è dietro mio. la camera. Esatto, e quindi cari amici followers, fra poco la prova completa, quindi descrizione, bla bla bla, con il maestro Danilo Rea. Maestro sarà lei, come diceva. Allora, www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, a tra poco mi raccomando, ciao! Dovremmo descrivere l'amplificatore, però partiamo da un presupposto, cambiando camera, Sì. ok, tu sei venuto a casa mia un giorno, hai sentito l'amplificatore che avevo io a casa, bellissimo, che è bellissimo. uguale a questo, diciamo, la forma è diversa, tra l'altro è stato oggetto di prova sul canale proprio quell'amplificatore, e quindi mi hai detto che bello, fammelo pure a me, giusto? Sì, Esatto. sì, ho detto esattamente questo. Esatto, e io quindi ci ho messo 7 mesi, quanto ci ho messo? Una cifra di tempo, tanto 6-7 Mi hai mesi. fatto aspettare tanto. Ti ho fatto Tanto. aspettare tanto, però alla fine l'abbiamo partorito. Allora, che cos'è questo? È il clone Nelson Pass Alep 5, quindi vuol dire che è un 50 watt a canale, con un contenitore della Hi-Fi 2000 che si chiama Monoblock, e poi però tu hai voluto una cosa che io non volevo. No, assolutamente. allora, dai. No, io ti ho solamente chiesto di darmi un bell'occhione azzurro. Esatto, e quindi solo hai questo. voluto Tipo gli questo. occhiali, questi occhiali Esatto. sono celesti, l'occhione è celeste. Esatto, solo che mi hai fatto mettere questo V-meter leggermente grande. E ho causato vari problemi, per esempio. No, a parte diciamo problemi strutturali per riuscire a sì, metterci, sì. però anche dal punto di vista del fatto che io amo più i V-meter un po' più piccoli e soprattutto quelli magari col fondo nero piuttosto, però Ho l'Harley Davidson, ho la Ducati, per cui insomma, mi piacciono le cose un po' appariscenti. ho capito. E poi anziane come del resto. E poi anziano, Poi per cui, insomma, Oramai hai superato gli 80, giusto? 80, 81, l'anno prossimo. Però te li porti bene, ancora capelli? Beh, vedo capelli no, dai. Beh, ce ne ho più io. Dunque, quindi 50 watt a canale, poi lo vedremo nello sventramento bene come è fatto. Alla fine cavalca un po' quello che è il modo cinese di costruire, perché ho utilizzato tutta roba che ho comprato su AliExpress poi modificata, però cercando di fare un clone il più filologico possibile, perché anche le alimentazioni, poi lo vedremo nello sventramento, sono assolutamente quelle che Nelson Pass ha previsto per l'Alep 5. Ingressi bilanciati e sbilanciati. È un finale che ha un solo grosso difetto, secondo me, che è quello di scaldare troppo. Sì, quello sì, d'estate. Sì. Allora, da quanto è acceso? Questo è acceso da una mezz'oretta. Per chi non sapesse del classe A bisogna dirlo, no, per Bravo, onestà, esatto. Il problema di questi amplificatori è che scaldano un casino, quindi se voi, non lo so, per esempio, lo mettete accanto ai piedi in uno studiolo che avete, dopo un po' avrete una stufa per i piedi. Beh, però va bene questo, no? Perché D'inverno così va benissimo, esatto. ma d'estate però suona anche molto bene. D'estate è un po' incasinata la cosa, perché sarebbe preferibile Esatto. avere un amplificatore più fresco. Più fresco. Allora, l'unica cosa, a parte questo... Qui c'è il suo marchio. Esatto. E io ho insistito che lui lo mettesse perché per me era una cosa importante, nel senso Grazie, che c'è Danilo, sì. tutti gli upgrade che lui ha eseguito sul progetto iniziale vengono proprio dal suo pensiero personale, e quindi io gli ho detto insisto perché tu metta il tuo marchio. Poi lui ha esagerato, ha messo un marchio gigantesco, ma insomma per il resto Però poi dai, ho scritto For Danilo su. For Danilo, sì. Esatto. Era quello che non volevo, non l'avrei voluto praticamente. Però, Va bene, allora,
Dopo lo sventramento io so come è fatto dentro perché l'ho fatto io, passiamo all'ascolto. Allora, a tra poco. Ciao, 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 ciao. Allora Giulio, Hai trovato difficile questo sventramento? sì, ho trovato difficile non solo Ma chissà chi l'ha costruito. non lo so, anche l'individuazione delle parti mi è stata particolarmente Perché a complessa. livello di ingegnerizzazione era un po' criptico. È molto criptico, sì, poco chiaro, non molto ben assemblato. Chissà chi è... Ma chissà chi è stato. Chissà. Chissà chi è stato ad assemblarlo questo oggetto. Allora, ringraziamo prima di tutto hi-fi 2000 che ci ha fornito il contenitore che si chiama Monoblock. Monoblock lascia pensare che questo contenitore nascesse per dei finali monofonici. Esatto, però io ci ho voluto inserire un finale stereo perché mi piaceva questa, diciamo, mezza grandezza che poi è circa 35 cm piuttosto dei 43, perché con una potenza relativamente bassa si riusciva a inserire i toroidali e tutte le allettature di raffreddamento necessarie per dissipare il calore di un classe A. Notare qui il dissipatore con queste ondine che servono ovviamente per aumentare la superficie dissipante. La superficie radiante. Radiante, bravo, esatto. Ringraziamo poi PM Electra Audio che ci ha fornito i trasformatori toroidali. Ok? Persona di grandissimo spessore. Comunque poi sull'articolo troverete i link a tutto quello che c'è da poter comprare per realizzare una cosa del genere. Queste sono le due schede che ho comprato su AliExpress e che poi ho modificato valori e componenti. Notare la bravura perché sono arrivato direttamente attraverso queste torrette e il portafusibile con il Faston dentro alla scheda. Questi sono i due rami di alimentazione, questa è la massa e quindi ho evitato che ci fosse un altro pezzo di filo e quindi un'ulteriore saldatura e un ulteriore collegamento. Tutti i cavi isolati in Teflon, queste sono per i diffusori. Notare la qualità dei componenti, tutte resistenze Dale, condensatori elettrolitici del massimo livello possibile, tutto è stato curato nei minimi dettagli. Per stare appresso completamente alla filosofia di Nelson Pass ho utilizzato questo tipo di scheda di raddrizzamento, che è una scheda di raddrizzamento che inserisce delle resistenze. Troverete il link poi nell'articolo sul sito, ma si può utilizzare una scheda diversa da questa, quindi cioè senza le resistenze e con ponti raddrizzatori diversi. Indicherò anche questa per fare un suono un po' più aggressivo rispetto a questo. Quindi condensatori ce ne sono 15.000 microfarad, 12.000 microfarad, 15.000 microfarad e 12.000 microfarad per ogni canale, perché è fatto su due livelli. Ok, quindi la capacità finale è 15.000x4 e 12.000x4. Non male, giusto Giulio? Assolutamente no. Quindi fondamentalmente queste due schede, adesso lo sto inquadrando, sono replicate una sopra e una sotto. Esattamente, una sopra e una sotto. Il cablaggio estremamente ordinato. Sì. Questi sono gli ingressi dal trasformatore che, come si può vedere, è doppio e quindi ovviamente, come abbiamo già detto, è doppia anche la scheda, e quindi poi ci sono le uscite verso le due bancate. Ci sono protezioni per gli altoparlanti? Le protezioni per gli altoparlanti sono qua sotto, qua possiamo vedere i relè, eccoli qua, e le due schede di protezione per gli altoparlanti, e qui dietro la stella di massa. E poi infine il geografico V-meter che Danilo ha voluto, che io non volevo mettere, ne volevo mettere uno molto più piccolo, però lui ha voluto questo e quindi ho dovuto fare spazio, insomma fare queste staffe aggiuntive per riuscire a tenerlo perfettamente allineato. Esatto, in posizione. Queste sono barre in plastica che ho comprato dalle Leroy Merlin. Poi il pannello posteriore, sì? Scusa, faccio vedere meglio la stella di massa. Eccola lì. Pannello posteriore bilanciato, sbilanciato, ovviamente i binding post di uscita, e c'è questo interruttore che serve per alimentare il circuito, che non si può vedere perché è sotto i circuiti di stabilizzazione,
e che fa il soft power, perché altrimenti con tutte queste capacità e questi trasformatori così grandi Ti stacca la luce del esattamente, portatore. esatto. Volete vedere, perché Giulio tu ancora non mi hai chiesto come si fa a accendere questo amplificatore? Già, come si fa a accendere questo amplificatore? Si accende qua sotto attraverso questo interruttore. Ok. Si accende e ho curato particolarmente anche i piedini, che sono dei piedini fatti così con una sfera, eccoli qua, e questi servono per disaccoppiare l'amplificatore dal fondo, dal ripiano dove è appoggiato. Eccolo qua. Ok. Con questo O-ring, Si può vedere la sfera? certo, eccola qui. Ecco la sfera. Fantastico. Va bene. Va bene? Vabbè, andiamo a ascoltare, dai, che c'è Danilo che ci sta aspettando. Ok? Ciao. A me ovviamente piace come suona. È difficile. Il È il famoso oste. Ciao, ciao. Caro Danilo, siamo in 3 a ballare l'Alligalli, giusto? Partiamo bene. Una meraviglia. Bene, bene. Vai. Inizio con una domanda. Sì. Allora, stavamo dicendo a pranzo che Danilo di impianti ne ha diversi. Questo qui, quindi questo ascolto di oggi con l'amplificatore di Giancarlo e le Martin Trio, che E il Lin. e il Lin, Sì. anzi le Martin Duo, perdonatemi, e il Lin, che impressione ti ha fatto? O quantomeno anche nei confronti con le sonorità che avevi in mente con lo stesso amplificatore? Completamente diverso, per esempio, dall'ascolto del Valletta in casa mia con altri speaker, per esempio. Con le Wilson Audio, ascolto completamente diverso, però mi rendo conto che anche da voi l'ambiente è insonorizzato, quindi sicuramente anche quello è una parte. Però sono casse completamente diverse, ma il bello direi che il bello degli audiofili è quello che possono giocare, cambiare, ascoltare nella differenza. Non c'è una verità, se poi la vogliamo dire tutta, insomma. C'è un momento in cui la tua percezione è più propensa ad ascoltare un certo tipo di musica ed anche un certo tipo di sonorità, magari vuoi più basse, vuoi più alte, eccetera, eccetera. Quindi comunque mi ha fatto una bellissima impressione e devo dire che l'ascolto era veramente molto, soprattutto quando ho ascoltato il trio di Jarrett, che conosco benissimo perché insomma adoro in particolare quel disco che abbiamo ascoltato e il suono era perfetto. Il suono del pianoforte è uno degli strumenti più difficili del pianoforte da amplificare, da registrare, per cui dal vivo spesso è un casino perché tira fuori rimbombo, troppe medie, cioè suoni addirittura duri o fastidiosi, per cui anche quando vai a suonare di fronte al pubblico tu magari non hai il suono che tu hai inseguito per tanti anni studiando il suono, perché proprio gli insegnanti di pianoforte, quelli bravi, la prima cosa che ti dicono è ricorda che il suono è l'80% dell'artista, della cifra stilistica dell'artista, dopodiché c'è suono e espressione sono tutto, non c'è niente da fare. Comunque, insomma, l'impianto mi è piaciuto moltissimo, faccio i miei complimenti Grazie. all'amato Valletta, che conosco ormai da molti anni. È troppi, forse. No, anzi, Beh, e sono felice che lui abbia deciso di dedicarsi a questo tipo di... Per me è stato un piacere, cioè ci vogliamo bene, non sì, è solo una assolutamente. questione, ecco, quindi siccome l'ho pagato e gli ho promesso un amplificatore più ti grosso ho pagato, gratuitamente. no, io ti ho pagato. Sì, no, dico. Siamo sempre i soliti giocherelloni. No, siamo serissimi. Danilo è uno dei pochi musicisti che è appassionato di hi-fi, no? Perché io ne conosco tanti e loro non hanno assolutamente idea di che cosa vuol dire poi ascoltarlo tra le pareti domestiche e ascoltare bene la musica. Danilo non solo è un appassionato di ascolto, ma anche una quantità di impianti sterminati suddivisi per vari appartamenti, Sì, no? per Esatto. varie case, vari ambienti, però diciamo che in camera da letto, sì, per esempio con 2 paia di casse, delle Tannoi gigantesche, le RF Memory, casse degli anni 90, poi insomma mi diletto a cambiare, ma perché proprio, ripeto, mi piace l'ascolto e poi io vengo da una cultura
Quando io ho iniziato a suonare e a registrare negli studi, ai tempi appunto di Rino Gaetano, di Riccardo Cocciante, quando andavo negli studi dell'RCA, io ho vissuto tutta quella meravigliosa epoca degli studi dove si ascoltava molto live, no? Nel senso che prova il suono della batteria, allora magari c'era Agostino Marangolo, Roberto Gatto, Tullio De Piscopo dall'altra parte che provavano i tom e in questi studi magnifici, perché erano fatti molto bene, non c'era minimalismo, praticamente c'erano delle casse gigantesche che spesso erano le GBL, perché erano i monitor GBL certo. che ti davano, cioè, quando io vi ricordo la prova della batteria quando suonavamo con il New Perigeo di Agostino Marangolo che faceva prova, era qualcosa di esaltante, no? Per cui io sono cresciuto con questa cultura della bellezza del suono, insomma, perché per questo non sono uno da radiolina, insomma, oppure da ascolto, ecco, insomma, come si dicesse, su MP3, cioè per me, o in cuffia, mi piace la cuffia per carità, però insomma, purché di livello, c'è poco cioè, un po' è andata, l'utilizzo dell'alta fedeltà è andato, insomma, è cambiato, cioè i giovani non ascoltano più in alta fedeltà, ma non si rendono conto di quello che perdono. Ma c'è una cosa che ti volevo chiedere però, nel passaggio tra diversi sistemi di ascolto, quindi immaginiamo l'amplificatore di Giancarlo piuttosto che il Macintosh, piuttosto che qualche altro amplificatore che abbiamo ascoltato, tu continui a riconoscerti? Cioè tu continui a riconoscere il Il tuo il suono? mio modo di suonare, no, il mio modo di suonare lo riconosco, sì, spesso. Direi poi è confortante il fatto che spesso tutti mi dicono ti ho sentito in radio e dopo due note ho capito che eri tu. Quindi si torna al concetto di suono, di quello che uno vuole ottenere col suono. Sì, alle volte confesso che passando da un impianto all'altro io in relazione soprattutto al suono del pianoforte mi rendo conto che certi impianti non sono adatti a fare il suono del pianoforte, quindi perché il pianoforte è uno strumento molto particolare, forse uno dei più difficili da amplificare, cioè una chitarra a poche corde, è un range dinamico diverso, tu gli metti anche una chitarra acustica, tu posizioni bene il microfono, insomma il flusso del suono esce praticamente da un solo buco. Il problema è che il pianoforte ha 88 tasti una media di tre corde, quasi tre corde per tutta la tastiera per ogni nota, quindi moltiplicate 3 per 88 e vedrete quante... Fa un Quindi, numero. quindi a meno che uno non trovi un posizionamento particolare, alle volte è anche difficile riconoscersi nel suono. Infatti per quanto riguarda la musica classica, spesso e volentieri c'erano degli specialisti, per esempio l'RCA, ma in tempi antecedenti, diciamo, il mio arrivo all'RCA c'era Sergio Marco Tulli, padre di Rita Marco Tulli, che era considerato praticamente il top in assoluto per la registrazione del pianoforte. Aveva il suo modo di posizionare i microfoni particolare, ascoltava, capiva sempre tutto e infatti ha registrato gran parte dell'opera di Chopin fatta da Rubinstein per l'RCA. Porca Quindi miseria. insomma stiamo parlando di persone che conoscono, per registrare bene ovviamente tu devi conoscere la capacità dello strumento, come deve suonare uno strumento. Oggi ovviamente è diverso per quanto riguarda il mio strumento, spesso corro il rischio di non riconoscerlo perché i fonici di oggi non sono più abituati a registrare il pianoforte acustico. In realtà oggi si suona spesso una tastiera con un ottimo suono di pianoforte campionato che però non ha Non è la ovviamente stessa cosa. le sfumature, insomma. No, no, infatti ecco, il problema è proprio quello di andare a riuscire a cogliere queste sfumature, questo livello di micro dettaglio che magari è una cosa che anche a chi ascolta musica riprodotta talvolta sfugge, perché poi è molto facile dire questo suona bene, questo suona meno bene, ma insomma avendo il riferimento del suono sentito lì, dopo ti si chiariscono molto le idee, insomma.
Sì, beh, per esempio mia figlia che canta un giorno mi fece notare che questo cantante che era in cima alle classifiche di Billboard era finto, era generato dall'intelligenza artificiale, ma me lo fece notare solamente dicendomi, lo senti che non prende mai fiato, cioè alla fine, e quindi anche lì, se tu ascolti su un buon impianto te ne rendi molto meglio Subito, conto, certo. te ne rendi conto subito. Tra l'altro qualche giorno fa Massimiliano Pani mi ha mandato da ascoltare un brano cantato da Mina e gli ho detto ma non lo conosco, io ho suonato tanti anni con Mina e gli ho detto ma non lo conosco questo brano e lui mi ha detto ma questo è generato dall'intelligenza artificiale. Quindi la voce di Mina, come la voce di Frank Sinatra, come la voce di Pavarotti, generata dall'intelligenza artificiale. A questo punto, secondo me, se hai un buon impianto ce la puoi fare a riconoscere il furto. Ecco, ti volevo fare una domanda perché prima è venuto fuori classe A perché l'amplificatore è in classe A pura, classe AB un po' più aggressiva, un po' più dinamica forse. È la stessa cosa che ci hanno detto i progettisti di AccuFace. Sì. AccuFace addirittura fanno la classe A per il mercato interno e la classe AB per il mercato europeo e americano perché in quei paesi piace di più la classe AB e anche tu l'hai notato prima e mi hai detto questo amplificatore è un amplificatore che è morbido, è caldo, Sì. ecco quindi È quasi, diciamo, potrebbe sembrare valvolare, ma non lo è, ovviamente. ecco, quindi insomma. ci tenevo Ha particolarmente un calore, insomma, ecco, a particolare. sottolinearlo perché siccome molte persone, molti audiofili parlano di classi come se la classe A fosse per forza la migliore o la classe AB o la classe D, ci sono delle differenze di suono molto grandi fra amplificazioni diverse e quindi non è detto che per forza la classe A sia quella che No, va certo. meglio, ecco, Certo. questo è molto importante. No, così come a conclusione poi atterriamo, mi fa molto piacere, detto non da noi che in fondo ascoltiamo e basta, ma detto autorevolmente da Danilo, il fatto che non c'è una verità. No, non c'è una verità, assolutamente. Una cosa a cui siamo arrivati tutti poi, è Però il grande mondo degli audiofili, degli appassionati, ritiene che ci sia una verità, che però No, non c'è la verità, anche perché partiamo dal presupposto delle condizioni delle registrazioni in cui sono state fatte. Le registrazioni degli anni 50, 60, tra l'altro registravano benissimo, perché se sentite i vecchi dischi con le big band di Frank Sinatra, cioè sentite la voce di come registravano per esempio la voce di Frank Sinatra è incredibile, però anche lì, cioè tu ascolti una registrazione degli anni 60 su un impianto magari del 2020 e poi magari forse sarebbe più adatto un impianto dell'epoca, coevo, per cui alla fine non esiste una verità, esiste sicuramente un feeling, è un po' come quando suoni su un pianoforte, quando si va a suonare, tu hai di fronte un pianoforte, se ti va bene puoi sceglierlo, però insomma anche sceglierlo in un ambiente sbagliato, per esempio tu vai dal fornitore e lui ti dice prego maestro sceglie il pianoforte e tu hai una sala dove c'è un rimbombo spaventoso dove sono ammucchiati tutti i pianoforti, a quel punto la tua prova è relativamente giusta, insomma dice poco perché l'ambiente è sbagliato, per cui insomma ci sono tante componenti ovviamente e il pianoforte ti dà una percezione particolare che può cambiare a seconda ovviamente dell'ambiente. Sono concorde con voi sul fatto che non ci sia un'acustica, cioè un impianto perfetto. Ma è solo un fatto di percezione. di gusto, in ultima E di analisi. cambiamento, perché siamo cambiati tutti poi negli anni, no? Nel senso che strumenti, amplificatori, casse che magari ci piacevano tanti anni fa, adesso magari ci deludono, Certo. oppure riascoltandoli. Certo. Non lo so, credo. Motivo per cui è giusto avere casa piena di amplificatori, cazzo. No, quello è un gioco, quello è un gioco. Va bene. Come con le moto, dai. Anche tu hai 2 moto meravigliose, Anche però io. non l'hai mai detto in trasmissione. Bravo, sì. No, adesso dovete sapere Stai che arrossendo, Giulia. Giulia ha 2 moto meravigliose, me le ha appena fatte vedere perché sono entrato e mi ha fatto vedere le moto prima ancora dello studio. Ha detto aspetta e mi ha portato. Allora ringraziamo Danilo, www.audio2g.it o .com
ovviamente subscribe, campanella, grazie, speriamo che vi sia piaciuto, ringraziamo tantissimo Danilo Grazie a per, voi. per averci Un saluto dedicato a questo tutti. tempo. Ciao ciao.